In una notte di luna piena, nel remoto 1944, un comando tedesco fece sosta nel maestoso castello di Trezzo sull'Adda, un'imponente fortezza medievale costruita nel 300 dalla nobile famiglia Visconti. La storia di quel luogo risuonava di epiche battaglie, intrighi intricati e sinistri assassini, ma nulla avrebbe potuto preparare quei soldati alle manifestazioni spettrali che avrebbero affrontato. Il castello, si diceva, era abitato dalle ombre irrequiete dei suoi antichi signori e della loro corte, un'atmosfera eterea e misteriosa che avvolgeva ogni sua pietra. La notte in cui il comando tedesco scelse di alloggiarvi non poteva essere stata una scelta casuale. Mentre la luna splendeva nel cielo, i soldati, scettici riguardo alle leggende che circondavano il castello, posarono le loro tende nelle sale deserte, ignorando gli sguardi invisibili che sembravano scrutarli dalle ombre. Fu verso mezzanotte che l'aria stessa si impregnò di mistero. Passi e voci provenivano dalle stanze superiori, attirando l'attenzione dei soldati che si alzarono distinto. Un sibilo di vento sembrò portare con sé le echi di un passato lontano, avvolgendo il castello in un'atmosfera irreale. Salirono le scale con cautela, immersi nell'oscurità secolare. Ma ciò che li attendeva li costrinse a fermarsi di colpo. Quello che si presentò davanti ai loro occhi ha dell'incredibile. Le sale del castello erano vive con l'immagine di uno spettacolo etereo. Spettri di dame elegantemente vestite, cavalieri imponenti, saltimbanchi, musici e ballerini danzavano in una sorta di festa senza tempo. Tra loro risplendeva la figura di un uomo anziano, con barba fluente e mantello rosso. Barnabò Visconti, il sanguinario signore di Milano. La paura si insinuò nei soldati tedeschi, i loro sguardi incollati alla scena soprannaturale. Gli spettri li scrutavano con occhi sprezzanti e provocatori, alcuni tentando di toccarli o trascinarli nella danza eterna. Disperati, i soldati cercarono di fuggire, ma le porte e le finestre, come se guidate da una forza invisibile, restavano saldamente chiuse. Era come essere intrappolati in un labirinto di terrore. L'incubo perdurò per interminabili minuti, finché gli spettri, improvvisamente, si dissolsero nel nulla, lasciando il castello avvolto da un silenzio irreale. I soldati tedeschi, ancora attoniti e terrorizzati, raccolsero le loro cose e fuggirono via, facendo il giuramento solenne di non mettere mai più piede in quel luogo maledetto. Questa è la storia che si sussurra nelle notti più buie del castello di Trezzo sull'Adda, una leggenda avvolta nel mistero e nella magia del passato. Che sia vera o frutto dell'immaginazione, il castello rimane un luogo affascinante e ricco di storia, una tenebrosa testimonianza dei segreti che la notte nasconde. Forse, se mai dovessi osare avventurarti tra le sue mura in una notte di luna piena, potresti scoprire la verità dietro il velo dell'oscurità. Tuttavia, è saggio tenere a mente che alcune storie sono meglio lasciate sepolte nell'ombra del passato, poiché la verità potrebbe essere più inquietante di quanto ci si possa immaginare.